Buongiorno, siamo alla fine di aprile, sono poco dopo le 8 di mattina, ci sono 8 gradi qua fuori, al sole si sta bene, all'ombra fa ancora freschino. Si sentono gli uccellini e direi che è ora di iniziare a lavorare. Per prima cosa porto in ombra la pergola con la nuova tenda che abbiamo montato settimana scorsa. Vediamo un po' come funziona, come porta un po' di temperatura più gradevole diciamo, nelle giornate calde d'estate. È tutta manuale, quindi devo impegnarmi per 30 secondi per aprirla tutta. Adesso qui devo prendere una scala per agganciarla. Devo trovare però una soluzione migliore. Ok, adesso che l'ho agganciata la metto in tensione dall'altra parte. Devo risolvere al più presto questa cosa.
Bene, dai, funziona. Ci siamo. Yes. E adesso questo, essendo fatto di scarti di bancale, lo posso anche lasciare all'esterno. Comunque dovrebbe rovinarsi in qualche anno probabilmente. Funziona tutto, sono contento. Dunque, volevo provare a fare qualche piantina da seme, partendo da seme, direttamente qui in baita. Così in un negozio ho comprato questo, che non è nient'altro che una scatola di plastica con la possibilità di aprire questa valvola in modo da far arieggiare e costituisce una serra, una piccola serra. Ho tenuto qualche alveolo dei porri che ho già piantato e a questo punto lo riempo tutto di compost, un compost che ho fatto l'anno scorso con letame di cavallo e provo a seminare dei semini dalle buste, così che io possa produrmi anche le piantine qui in baita da solo. Sono davvero curioso di vedere se funziona, se riesco, perché sarebbe comunque una bella cosa. Adesso per iniziare le riempio di compost, che poi alla fine è semplicemente una terra molto nutriente. Ok. Lascio un po' di spazio perché dopo poggerò sopra il seme e ricoprirò ancora con un filo di terra. Ok, queste sono i miei due diciamo alveoli che adesso riempirò con i semini. Ho tenuto qualcosa dall'anno scorso. Ho dello spinacio, che non so se non mi sembra adatto, della carota, rapanelli, biete. Le biete potrebbero andare forse. E anche finocchio. Spinaci, carote, lattuga, radicchi e rapanelli. Biete. Allora farò magari una parte di biete, vediamo se sono scaduti. Ok, queste sono ancora buone. Queste sono coste praticamente, le biete da taglio. A me piacciono un sacco, poi hanno il vantaggio che continuano a ributtare dopo che le hai tagliate. Allora, in ogni alveolo metto 2 semini, così se uno non funziona
dovrebbe farcela l'altro. Ecco fatto, presso dentro appena appena. Voilà, il primo è andato. Ora facciamo il secondo, però non uso più la bieta, vediamo cos'altro ci posso mettere. Metterò il finocchio. Tra l'altro è scaduto, vediamo se funziona. Semi dei finocchi sono più piccolini, ne metto qualcuno in più, tanto la busta è scaduta, quindi comunque. Ok. La tengo lo stesso anche se è scaduta, perché magari se funziona li posso comunque piantare anche in terra. Ora li copro. Ok. Bene, ora non mi resta che inserirli dentro la serra e innaffiare un po' e vediamo che succede. Dentro è semplicemente una scatola e sopra c'è una plastica, un plexiglass trasparente con questa valvola che permette di regolare l'apertura dell'aria, quindi l'uscita del calore e dell'umidità. Eccolo. Le mie piantine future, speriamo. Ora ci metto un po' d'acqua e vediamo cosa succede tra qualche giorno.
Aggiungo questo elastico perché in caso di vento non voglio che mi scompaia il plexiglass superiore, così diciamo non dovrei avere quel rischio o quel problema. E apro leggermente perché comunque di notte fa ancora freddo, anzi ne metterò 2 di elastici. Ok, adesso la metto al sole un po' in una zona un po' riparata.